Alle mie spalle abbiamo quella che è la famosissima Galleria del Vento. Un posto del quale si sente sempre parlare, ma in realtà, almeno per quanto riguarda me, fino ad oggi non si sapeva molto. Siamo venuti qua con Polmini Motorcycle Factory per mettere alla prova la nostra moto, le nostre carene, la nostra aerodinamica, la mia posizione in sella. La Galleria del Vento al Politecnico di Milano è un progetto che esiste dai primi anni 90 e brevemente sono due camere una sopra l'altra nelle quali si possono provare svariati mezzi e strutture per vederne l'efficienza aerodinamica attraverso dei motori che non soffiano a quanto si potrebbe credere, ma aspirano dell'aria. Questo perché si creano un sacco di turbolenze che danno noia a quello che è il risultato che si vuole vedere provando qua dentro. Adesso mi cambio e andiamo dentro a vedere cosa succede. Adesso è venuto a trovarmi il buon Andrea Pesarin, che è team leader del reparto elettrico, perché ovviamente mi ha dovuto spiegare che cosa andremo a fare oggi e soprattutto la scala di lavoro che andremo a fare dentro la sala della Galleria del Vento, anche perché di vera e propria scala di lavoro si tratta. Quindi cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a testare tutto ciò che abbiamo sperimentato al computer fino ad oggi e poi andiamo a fare un allenamento, cioè andiamo a studiare le varie posizioni, quelle di comfort e quelle di posizionamento, per migliorare l'aerodinamicità in rettilineo. Quindi praticamente faremo una prima simulazione dove vediamo se quello che avete fatto al computer torna e i numeri ci sono. Poi facciamo una scala all'aumentare della velocità fino alla velocità massima che fa la moto, giusto? Esatto. E poi andremo a lavorare per trovare se ci sono delle posizioni più o meno favorevoli per guadagnare qualcosa in rettilineo. Adesso andiamo a darci da fare, se no ci picchiano. Quindi noi adesso facciamo lo zero, l'acquisizione dei dati e facciamo subito la scaletta delle velocità immediatamente. Sì, la Ok. si accende, quando ti accendo il gear set comincia la prova, tu ti metti in carena e facciamo questa serie di misure. Poi quando si spegne il vento rientriamo. Quando si spegne il vento, la prova successiva, poi proviamo le varie posizioni. Tanto facciamo un passo, tanto ogni prova ci fermiamo, guardiamo il numero. Ok, perfetto.
Alle mie spalle c'è la moto e per capire come funziona la galleria del vento, qui dietro alle mie spalle nell'oscurità si vede male, ma c'è un tunnel e c'è anche dall'altra parte. In poche parole, l'aria non viene soffiata dal davanti della moto, ma viene aspirata dal dietro, e questo è perché se venisse soffiata anteriormente si creerebbero un sacco di turbolenze che renderebbero impossibile la lettura dei dati. Anche questa cosa io non la sapevo e l'ho imparata oggi. Vediamo se non mi ammazzo sulle scale. Adesso abbiamo appena finito le prime prove con me in sella. I ragazzi hanno smontato la paratia del radiatore e abbiamo appena fatto una prova senza la paratia del radiatore, quindi senza un qualcosa che guida il flusso verso il radiatore. E adesso analizzeremo i dati e vediamo se c'è un miglioramento oppure no. Poi nella seconda parte continuerò a giocare a vedere se c'è una posizione più migliorativa rispetto ad un'altra con o senza la paratia. Direi che non è migliorativa. No, migliorato. Sì? Sì, sei migliorato. Quanto? Di un Ah, voi vedete dei numeri, ok. Ragazzi, che esperienza. Quindi abbiamo capito che la mano è migliorativa. Adesso proviamo a fare la classica posizione con il sedere alzato e vediamo se guadagniamo qualcosa. Per capire come funziona la galleria del vento ho voluto riprendere queste piastre sulle quali vengono posizionate le ruote della moto e che non sono altro che delle celle di carico. In poche parole sono dei sensori che rilevano gli spostamenti e lo schiacciamento che la moto ha all'aumentare del vento. Detto in maniera molto spiccia, meno carico abbiamo, migliore è la nostra aerodinamica. Queste celle di carico vanno montate su un particolare sistema che adesso vi faccio vedere. Eccola lì la moto. Praticamente quello che stiamo vedendo è il parcheggio dove si arriva per entrare nella galleria del vento, e questa struttura si muove solo sull'aria, ovvero tutta la struttura che vedete alle mie spalle è come se fosse, avete presente quel gioco cui si gioca nelle sale giochi in cui c'è il disco che sta su quel velo di aria? Esattamente questa è la stessa cosa. Tutta la struttura si muove grazie a dell'aria che solleva e sposta in là tutta la struttura per poi caricare la moto. Tutto quello che vedete qui, ovvero il telaio in basso, il posizionamento della moto, è un lavoro molto lungo e ci vogliono probabilmente anche 1 o 2 giorni di lavoro, e infatti per questo di queste strutture ce ne sono due. Una è qui dove c'è la nostra moto, l'altra è là perché mentre una è dentro a provare, un'altra squadra o un'altra azienda può cominciare ad allestire la seconda struttura e poi entrare direttamente senza perdere tempo. Altra cosa fighissima che ho scoperto oggi è che nella galleria del vento si può pensare che probabilmente vengano provati solo dei mezzi, delle moto, delle auto, dei camion. In verità la galleria del vento ce n'è una sovrastante a quella dove abbiamo fatto la prova noi, nella quale vengono provate le costruzioni delle grandi opere, stadi, palazzi, e adesso ve li faccio vedere. Qua abbiamo dei modellini di treni che vengono esaminati, mentre andando avanti qua invece abbiamo quella che è la miniatura vera e propria della galleria. Infatti noi abbiamo fatto il test nella parte bassa, mentre è costruita su 2 livelli perché crea un ricircolo di aria. Infatti noi mentre provavamo la moto l'aria veniva aspirata da dietro, va nella sala alta e ritorna da davanti. Infatti le 2 sale non sono utilizzate
utilizzabili nello stesso tempo, perché ovviamente creerebbero delle turbolenze. E poi per collocare i mezzi abbiamo tutto il sistema che vi ho già fatto vedere con l'Overcraft, che sposta la struttura all'interno e all'esterno della sala. Qua, andando avanti nella struttura, ci sono i motori veri e propri, gli aspiratori, diciamo. Qua ci sono invece dei convogliatori che sono dei deviatori del flusso. Come vi ho detto, l'aria deve girare nella parte superiore. Tutto questo lavoro viene fatto per provare a velocità che raggiungono fino a 180 km/h di aria, anche perché oltre, una volta effettuato il lavoro, non ha senso andare. Quello che c'è scritto nel titolo di questo video non è una falsità, perché per mobilitare tutta la struttura e farla funzionare serve moltissima corrente, tempo e personale super qualificato, che porta inevitabilmente il costo alle stelle. Io ringrazio Polyme, Galleria del Vento e Polyme Motorcycle Factory per questa esperienza bellissima e che spero sia utile nel risultato che faremo poi nella gara di Aragon. Ho cercato di raccontarvela nella maniera più facile possibile, altrimenti servirebbe un film. Non dimenticate di iscrivervi al canale e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Ciao!